Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo a vedere, semplice, conciso, cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere anche in quale ambito o in più ambiti magari, no? Allora, prima carta, qual è l'energia dell'evento? La porta, la chiameremo la porta. Qual è il campo di questo evento? Dove atterrerà quell'energia? Amore, lavoro, corpo, spiritualità, famiglia, amicizie? Terza carta, qual è l'ombra? Cioè ciò che può farti un po' inciampare o rallentare, no? Quarta carta, l'alleato invisibile, l'aiuto, il dono, no? Che ti sostiene in questa cosa che accade. E poi, quinta carta, il frutto, cioè la manifestazione concreta, ciò che raccogli da questo evento. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere subito qual è la porta, l'energia dell'evento. 7 di coppe. Allora, arriva un'energia di scelte, sogni, possibilità multiple, quindi è come se ti arrivasse un'energia appunto con diverse possibilità. Faccio questo, faccio quest'altro, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, no? Quindi potresti trovarti davanti a delle nuove opportunità o sentimentali o creative o lavorative, perché sono le coppe, e potresti un po' sentirti sopraffatta o sopraffatto tutte queste possibilità. Che faccio prima, che faccio dopo, ma faccio questo, faccio quest'altro, no? Vediamo qual è il campo, l'ambito di questa energia, di queste possibilità. 7-7, il lavoro, il piano pratico potrebbe essere, però coinvolge anche la sfera emotiva. Guarda, allora, questa energia dove atterra questo 7 di coppe? Nel campo della valutazione dei frutti dei tuoi sforzi. Quindi, lavoro, progetti, impegni a lungo termine. È come se fossi tu invitato o invitato a riflettere su ciò che hai seminato. Quindi, cosa sta dando risultati? Cosa non sta dando risultati? È un momento di paziente osservazione dove si vede il progresso ma senza ancora raccogliere completamente i frutti. Quindi può trattarsi di un progetto professionale che finalmente mostra dei segnali di sviluppo, un progetto lavorativo che mostra finalmente dei segnali di sviluppo, non completi ma inizi, oppure di un amore che richiede pazienza prima di sbocciare. Ok, vediamo qual è l'ombra. Il 9 di denari. Il 9 di denari è l'ombra. È come se potresti restare un po' fermo, perché sai che mi dice questa carta? Vabbè, tutto sommato sta bene così. Cioè, è come se a volte è una zona comfort, no? Che ti impedisce di esplorare queste nuove possibilità. No, tutto sommato sto bene così. Cioè la paura di rischiare, l'ombra, un po' l'attaccamento al possesso, al controllo, non voglio rischiare in queste nuove possibilità. Ma andiamo avanti, così poi vediamo la lettura completa. Qual è l'aiuto invisibile? Il re di coppe, qua ci sei tu, che sia uomo o donna tu non importa, che può palesarsi anche come un aiuto esterno, una persona che ha la maturità giusta, o anche la tua forza interiore, che hai la maturità giusta per non farti travolgere dalle emozioni e fare le scelte giuste pur rimanendo ancorata al tuo cuore. Quindi ciò che ti sostiene è la maturità emotiva che hai tu o la specchi in un'altra persona. Sì, la maturità emotiva.
Vediamo cosa ne consegue da tutto questo, grazie a questa maturità emotiva. Wow, l'asso di coppe. L'asso di coppe è la gioia per eccellenza, che parla di nuovi inizi portati avanti dalla gioia. Quindi potrebbe essere un incontro, una realizzazione tua emotiva o una tua realizzazione spirituale, una realizzazione che porta a un forte senso di appagamento e di gratitudine. Ok? Quindi che tipo di evento sta per accadere? Un momento in cui tu sarai chiamata o chiamato a scegliere tra diverse possibilità emotive e pratiche, valutando attentamente ciò che hai costruito finora e lasciando andare la paura di rischiare. Questo evento che accade è sostenuto dalla presenza di una persona oppure dalla tua stessa maturità emotiva e porta a un nuovo inizio emotivo spirituale molto potente. Quindi gli ambiti coinvolti sono amore e relazioni, cioè la scelta tra diverse possibilità, incontri emotivamente significativi, nuovi inizi. Anche nell'ambito personale e spirituale, apertura del cuore, maggiore connessione con i sentimenti, intuizione, ma anche nel lavoro e nei progetti. Alcuni di voi è tutto questi ambiti qui, per altri è soltanto uno. Magari qua lavoro e progetti è la valutazione dei risultati e possibilità di nuove opportunità creative o professionali da esplorare senza paura, senza essere attaccato a ciò che hai fatto fino a quel momento. Le possibili persone coinvolte sono o un partner oppure un potenziale incontro, questo re di coppe. Oppure sei tu stessa o tu stesso che assumi il ruolo di chi sa ponderare, di chi sa scegliere e aprirsi al nuovo. Ti dico una cosa, potrebbero apparire delle persone del passato oppure delle situazioni pregresse che possono apparire come riferimento oppure ostacolo, però non prevalgono, te lo dico giusto come sfumatura. Quindi stai per entrare in un momento in cui molte possibilità emotive e pratiche si aprono davanti a te. Allora, sarà necessario valutare con attenzione, non restare troppo ancorati alla zona comfort e affidarsi alla tua saggezza interiore oppure al supporto di qualcuno di maturo emotivamente. Che cosa ne deriva da tutto questo? Un evento pieno di gioia, un nuovo inizio pieno di cuore, di gioia, che riguarda o l'amore, o le relazioni, o la creatività, o la crescita spirituale. Quindi è un evento che ti mette di fronte alla necessità di decidere con il cuore, riconoscendo cosa è reale e cosa è illusorio. Potrebbe essere una proposta emotiva, una relazione nuova, un incontro significativo, oppure opportunità lavorativa creativa, lavoro creativo, 7 di denari, 7 di coppe, un progetto che offre delle strade diverse, però richiede che tu faccia una scelta di cuore senza essere attaccata a ciò che hai già vissuto, alla paura di rischiare, no? E l'evento è dove l'energia attecchisce, dove tu hai già seminato. Il passato, gli sforzi compiuti diventano proprio il terreno di questo evento. Cioè la verifica dei risultati, un momento in cui ciò che è stato costruito finora viene osservato con attenzione prima di usare la saggezza per andare incontro a questo nuovo, a questa novità. Cioè in pratica potresti ricevere delle notizie o segnali che ti mostrano chiaramente cosa funziona e cosa no, oppure un incontro che ti permette di misurare la profondità e la sincerità di una persona o di una situazione. Va bene? All'inizio potresti essere un po' inattiva o un attivo titubante, però in pratica questo evento richiede un passo emotivo coraggioso oppure un cambiamento. Però la mente ha un po' paura di questo cambiamento, no? Quindi io quello che vedo, ricapitolando, anzi prima metto dei tarocchi, scusami, degli oracoli, così ho una visione ancora più, la ciliegina sulla torta.
Esprimi te stessa o te stesso, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. È un evento, una situazione che ti mette davanti alla necessità di esprimere te stessa o te stesso senza paura di farlo. Ok? Ecco perché è necessario ripulirsi un po' dalle energie basse della zona comfort. Detox, depurati dalle negatività e tutto ti sarà più chiaro. La negatività che cos'è? Tutto ciò che ti tiene giù, tutto ciò che ti fa, non ti impedisce di esprimere te stesso o te stesso. Mangia un po' di cibi crudi, fai delle passeggiate in natura, questo ti supporta, vabbè, non ti fa nient'altro, questo. Te l'ho detto, c'è una grande opportunità qua, c'è l'unicorno. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Questa occasione può essere nella vita sentimentale, nella vita creativa, lavorativa o personale. Questo evento è caratterizzato da un richiamo a guardare ciò che è stato costruito finora, a valutare i tuoi sforzi, le relazioni, le opportunità, senza fretta ma con attenzione. Quindi non aver paura di rischiare, perché l'attaccamento alla sicurezza, la mente potrebbe dire è meglio restare comodi, non scomodarsi, no? Però questo atteggiamento limita la capacità di cogliere pienamente questa opportunità straordinaria che arriva. Anche se il cambiamento spaventa, non devi stare ferma nella zona comfort, questo mi dicono. E a guidarti c'è il re di coppe, una guida emotiva, saggia, che può essere o una persona reale, oppure il lato più maturo e compassionevole di te stessa o di te stesso. Questa energia ti aiuta a gestire le emozioni, a distinguere ciò che vale davvero da ciò che è illusorio e ti fa prendere le decisioni con il cuore senza farti sopraffare dalla paura. E questa grande opportunità in cui esprimerai te stessa o te stesso, non facendoti sopraffare dalla paura, ti porterà un'apertura del cuore bellissima, gioia, abbondanza di sentimenti, la possibilità di vivere connessioni più autentiche, sia in amore sia in amicizia. E anche di avviare dei progetti creativi o spirituali che ti arricchiscono l'anima. Questa è la grande opportunità. Quindi l'ambito qui abbraccia principalmente l'ambito relazionale personale, ma ha delle ricadute anche nella crescita interiore e nella creatività. Può coinvolgere questo evento più persone, un partner, amici o figure di supporto emotivo, ma soprattutto te stessa o te stesso come cosa? Come protagonista chiamata a scegliere, aprirti e lasciarti guidare dall'intuito. Quindi devi osservare qui, valutare con attenzione le possibilità di quello che arriva, lasciare andare la paura, fidarti del tuo cuore, aprirti al nuovo. Se lo fai, raccoglierai moltissima gioia, rinnovamento emotivo e una connessione più profonda con te stessa o te stesso e gli altri. Ok? Cioè ti do un'azione pratica perché questa è una grande opportunità che arriva. Allora prendi un foglio e dividi in due colonne, un foglio di carta, due colonne. Una colonna con tutte le opzioni, con tutte le possibilità che ti arrivano adesso. Relazioni, progetti, emozioni, incontri. L'altra colonna scrivi ciò che davvero senti nel cuore e desideri veramente. Che cosa succede con questo? Questo ti aiuta a distinguere le illusioni o la paura del vero sentire, a vedere chiaramente quali porte aprire e quali lasciar chiuse. Cioè questo semplice gesto ti mette in contatto con l'energia del nuovo inizio dell'asso di coppe e ti libera dall'ombra della paura della zona comfort. Cioè scrivere proprio è come creare un piccolo rituale, cioè esterni ciò che è dentro, dai forma al sogno e il cuore sa dove dirigersi. Ok? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, ho detto tutto, mi raccomando, praticate, praticate, praticate. Detto questo ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.